Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Blue Spin Art. Ormai lo avete capito, se avete già visto qualche altro video sul mio canale, io sono innamorata dei filati multicolore. Altri progetti, infatti, come potete appunto vedere in precedenti lavori, li ho eseguiti proprio con tanti colori e soprattutto con filati che hanno spesso sfumature. Anche questa volta quindi mi sono lasciata tentare da questa tonalità. È una tonalità tipicamente primaverile estate e non mi fanno pubblicità al sito, ma devo ammettere che questo molto famoso straniero ha dei filati pazzeschi. Questo è un 100% cotone, non è molto economico, ma mi piaceva troppo il colore. Mi sono presa 400 grammi, anche se in realtà per questo progetto ne utilizzerò di meno. Vi faccio quindi vedere cosa ho già in parte realizzato. Intanto potete vedere il punto granni e quindi vediamo anche per questa volta il tipo di lavoro che andiamo a fare. Buono spin a tutti! Visto il gradimento che mi avete dimostrato per i cardigan che ho eseguito e quindi anche le maglie aperte che vedete sul mio canale, vedete qui il mio classico impianto, il mio classico modulo, quello che seguo perché è più veloce e è anche il più immediato di comprensione per la realizzazione di questi capi. Io mi allargo, vi faccio vedere già che cosa ho fatto fino a questo momento. Intanto vedete la sfumatura, che bello, mi piace da morire questa sfumatura di colori. Io ho realizzato già questa parte, la parte posteriore, quindi ho misurato l'ampiezza delle mie spalle o comunque quanto largo volete fare la vostra maglia. Potete farla stretta e quindi in versione fit sul vostro busto oppure abbondante. In base a questa misura, io peraltro una volta iniziata con la catenella me l'appoggio sulle spalle per capire anche quanto può scendermi sopra il braccio, scendermi leggermente sulla spalla, così ho una prova del 9 definitiva per capire se è corretta l'ampiezza che sto affrontando. Sto utilizzando l'uncinetto 6. Le informazioni del filato considerano un uncino 8, però io preferisco utilizzare il 6 per non lasciare troppa aria fra i punti. Ho fatto diverse prove e il numero 6 per la mia manualità e per questo progetto ritengo che sia l'uncino corretto. Poi vedete qui il modulo del pattern che sto realizzando. Sono tutti mezzi punti, è il punto granni, anche questo velocissimo e semplicissimo e quindi va via spedito. Il modulo da considerare è 8 perché si apre con un gruppo da 3 e si chiude con un gruppo da 3 la riga, così almeno non vi sbilancia laddove vi trovate eventualmente a metà, quindi considerate sempre il modulo di 8 e quindi in base alla misura che volete rispettare di ampiezza delle vostre spalle considerate questi multipli di 8. Lo vedete? Catenella, un primo giro di punti bassi, poi vi alzate, ecco qui vedete il punto pieno, ma nel momento in cui vi alzate sostituitelo con 2 magliette e poi questi mezzi punti intervallati da 2 catenelle. Per le righe successive
gli spazi sono sempre 2, anche se dentro andrò a inserire 3 mezzi punti. Va via proprio velocissimo, lo vedete? In fondo alla riga ho sempre il gruppetto di 3 o eventualmente le 2 catenelle che si chiudono sempre con un mezzo punto in costa, quindi è proprio semplice e velocissimo perché si crea questo angolo. Ora, terminata la parte posteriore, quindi il grosso rettangolo relativo alla schiena, sto iniziando ad affrontare la parte frontale. Quindi mi trovo in questo momento a fare la primissima riga del pannello frontale. Individuate la metà, nel mio caso sono dispari, sono 13 e quindi sulla settima, quella centrale, lascio l'apertura dei 2 pannelli, mi fermo sulla costa del primo ventaglio al settimo, lo chiamo ventaglio, sapete è un gruppetto di 3, e anche da questa parte. Quindi nel momento in cui affronto la riga successiva mi interrompo e proseguo in questa direzione. Arrivo ad eseguire esattamente le stesse righe, ovviamente, che ho fatto per il posteriore. In ultima dovrò considerare di fare sempre una riga di punti bassi, così come ho fatto per l'apertura di lavoro. Chiuderò poi il pannello, taglio il filo e mi attacco da questa parte e proseguo la lavorazione in questo senso. Mi attacco qui perché la riga inizia da destra, nel mio caso state vedendo il video in questo modo, da destra verso sinistra, e quindi da destra verso sinistra avrà questa lavorazione, in modo tale da mantenere sempre lo stesso equilibrio fino a chiusura. Bene, proseguiamo quindi a fare i pannelli frontali e successivamente ci occuperemo delle maniche. Conclusa la parte relativa al busto, quindi il retro e i 2 frontali. Io, considerando esattamente la riga della metà che coincide alle spalle, cioè considerando questa metà, ho realizzato 32 righe di lunghezza e quindi 32 anche da questa parte. Come dicevo, l'ultima riga l'ho affrontata con punti bassi, quindi per riproporre lo stesso motivo dell'inizio. Ora mi trovo ad affrontare le maniche. Ho posizionato sulle spalle il mio lavoro e relativamente alla misura del mio giro ascella ho individuato l'apertura delle mie maniche, quindi questa. Con i marcatori mi sono fermata esattamente con la stessa corrispondenza, quindi questa è la metà, stesse righe da questa parte, uguali da questa. Mi introduco laddove ho messo il marcatore ed inizio a fare una prima riga inserendo esattamente lo stesso pattern fin qui elaborato, quindi 3 punti alti negli spazi e 2 catenelle laddove incrocio sotto il corpo dei punti alti del pattern che appunto incrocio. Con la riga seguente, quindi con la seconda, inizio di fatto a creare una piccola diminuzione, quindi quando mi troverò dopo la prima riga gradualmente inizio a scendere con
con appunto le diminuzioni eseguite sui punti laterali. Iniziamo quindi ad appuntare il nostro filato e poi vi do una specifica della diminuzione che intendo eseguire. Ho inserito così la prima riga relativa alla manica. Ricapitolando, io mi sono inserita al marcatore, quindi nello spazio aperto ho inserito i 3 punti alti. Ho avviato tutta la riga e sono arrivata alla corrispettiva misura dalla parte opposta a effettuare anche gli ultimi punti. Da questa parte non concludo con la riga piena ma con lo spazio aperto, quindi mi inserisco in costa al gruppetto dei 3 punti alti sottostanti. In questo caso adesso devo avviare la diminuzione, quindi anziché fare le 2 catenelle di spaziatura e inserirmi così come ho fatto qui col mezzo punto direttamente in costa, sì scusate io l'ho chiamato forse punto alto ma ricordo sono tutti mezzi punti, ecco anziché creare questo spigolo avviamo già la diminuzione e quindi quando siete qui sull'ultimo mezzo punto, anziché fare le 2 catenelle, inserite già immediatamente il mezzo punto senza le 2 catenelle di separazione, quindi entrate direttamente, adesso io sto lavorando, scusate, con una mano per tenere il video più vicino possibile, ecco, vi inserite direttamente nel vostro punto senza fare la separazione di 2 catenelle. In questo modo vi troverete ad affrontare direttamente la seconda riga già sullo spigolo del mezzo punto sottostante. Qui avviate la riga come sempre, quindi lasciando il mezzo punto, le 2 di separazione e avviate tutta la riga. Soltanto quando sarete da questa parte e farete l'ultimo gruppo di 3 mezzi punti, così come abbiamo fatto dalla parte opposta, anche qua mangiamo l'angolo eliminando le 2 catenelle e inserendoci col mezzo punto direttamente sullo spigolo per poi proseguire la riga. Eseguiamo questa tecnica per una misura che ci sembra ideale affinché si diminuisca tutta la manica, manica che arriverà in prossimità più o meno del gomito, non la stringeremo molto, quindi a un certo punto le diminuzioni interromperanno, ma vediamo questa procedura piano piano e ci vediamo fra poco. Proseguendo la manica, questa è diventata la diminuzione, quindi ho fatto in sostanza contiamo i quadratini formati che forse è meglio, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e dopo questa settima riga ho proseguito dritto. Vi faccio vedere la manica come è venuta, la primissima manica eseguita, e come potete vedere dopo la diminuzione viene fuori questo cilindro. Ovviamente io l'ho già piegato in 2 su se stesso,
quindi la lavorazione prosegue dritta con le nostre consuete righe di punti granni. Scegliete la lunghezza della manica che preferite. Io sono arrivata fino al polso, potrebbe anche essere che a voi piaccia di più fermarvi a livello del gomito, perché questa maglietta, questo piccolo cardigan, questo piccolo golfino si presta benissimo anche per fare dei piccoli bolerini con manica a gomito, o eventualmente tagliarla con una manica appena sotto le spalle. Comunque, in ogni caso, sto concludendo anche la seconda manica, vi faccio vedere anche poi completamente la struttura fino a questo momento, come si sta completando. Con le maniche terminate direi che il grosso del lavoro è ormai fatto. Resta da definire la scollatura e io mi sono sistemata sul mio lato frontale, quello che io decido essere quello a vista rispetto a quello interno, e lo scelgo in base all'ultimo punto basso che ho fatto, cioè il lato bello del punto. Questo qua è il retro, per me questo qua è il lato migliore, quindi per me questo sarà il lato che avrò a vista esterno. Bene, mi sono già posizionata col filo sull'angolino estremo, là dove già avevo lasciato fuori un cappietto, quindi ho allacciato il filo proprio su questo spigolo. Forse avevo già anche un angolino qua, no, infatti solo qua. Bene, voi ovviamente scegliete il lato migliore della vostra lavorazione. Adesso devo ancora chiudere i lati, quindi prima definisco il collo e poi mi dedicherò all'assemblaggio di tutte le parti. A questo punto decido di fare il collo sempre a punti grandi, sempre a gruppetti di 3, però anziché utilizzare il mezzo punto utilizzerò il punto basso. Quindi già partendo da qua che sono col punto basso, ho fatto un primo punto basso dopo lo spigolo, quindi ne inserirò altri 2 per completare i 3 dell'angolo, poi ancora 2 catenelle, 3 punti bassi, 2 catenelle, 3 punti bassi e proseguo per tutto lo scollo, avanti e ritorno. Io farò una serie di righe, ancora devo definire bene il numero, non so quante me ne serviranno per chiudere a sufficienza il frontale. Se voi scegliete di fare il mezzo punto, o potete anche fare il punto più grande o un punto alto o dei doppi punti, magari vi serviranno meno righe. Una cosa, quando arrivate a fare la parte alta, io ho lasciato per comodità i miei marcatori che già avevo dalla lavorazione precedente, in modo che mi chiariscano bene quando saltare sulla parte posteriore, non confondermi con le aperture. Quindi arriverò sull'ultimo spazio e poi salterò sulla parte retro per poi ritrovarmi da questa parte. Bene, quindi avviamo il giro. Nel mio caso sono punti bassi, quindi sempre granni ma punti bassi. Ecco, queste sono le prime 2 righe della mia scollatura. Vedete l'angolo, sono sempre i 3 granni, questa volta ricordo a punti bassi, quindi è leggermente più stretta la maglia, il pattern naturalmente scende con gli spazi, però questo è quello che andremo a formare. Questi buchini ci aiuteranno anche come asole per dei bottoncini che potremmo mettere alla fine del lavoro.
E con la scollatura terminata, la vedete qua in più giri e anche con l'aggiunta di un paio di bottoncini, si può finalmente dire che questa bellissima maglia Daila è terminata. Ditemi no se è venuta una cosa stupenda, è veramente veramente molto carina. Adesso la proverò e ovviamente lasciatemi nei commenti le vostre impressioni, ditemi che cosa vi sembra. Alla prossima, un saluto a tutti da Fulvia. Ciao ciao!